Qualche giorno fa ho fatto un video su come, diciamo, autocostruirsi un casco per motovlog, utilizzando magari anche parti abbastanza economiche, con risultati che ad oggi mi sembrano anche interessanti. Non parliamo di video professionali, però diciamo con l'attrezzatura che ho usato anche l'audio non era malaccio. La telecamera vabbè era una DJI, ma in quel momento io ho anche, come si può dire, avevo già detto che avrei cambiato il mio casco. Attualmente uso un casco della Kaberg, un Levo, acquistato un paio d'anni fa, anzi 2 anni fa praticamente, secchi e fatto in fibra composite. Un casco comunque che costava, boh, adesso non mi ricordo, ma ho scontato mi sembra intorno ai 380-370 euro, una cosa di questo tipo. Molto bello, solo che dopo un paio d'anni ne ho acquistati due, tra l'altro, uno per me e uno per la mia compagna, e il mio, diciamo che con cui ho fatto più o meno 12-13 mila chilometri, vibra, diciamo, diciamo, la paratia che apre la ventilazione superiore sul casco, e questo alla fine mi ha fatto pensare che forse fosse il caso di investire qualcosina in più. Poi ho visto questa offerta e mi sono fatto il regalo di compleanno, che tra poco. Comunque vediamo questo come è fatto. Allora, questo è un casco della Schuberth, il modello, allora vediamo cosa c'è all'interno. C'è il suo manualetto che poi andiamo anche a vedere, intanto lo lasciamo qui, e poi abbiamo la sacca con il casco vero e proprio, vediamo se riesco a non fare danni subito, e nient'altro, la scatola così è vuota. Allora, il modello che ho scelto io è il C5. Kaberg è un marchio che mi è sempre attirato, vuoi perché lo reputo uno dei caschi di marca top. La mia indecisione era tra uno Shuei Neotech 3, visto che amo i caschi modulari, ma alla fine li ho provati entrambi e ho scelto questo. Questo che è, la mia grafica, diciamo, è soggettiva, lo capisco, però questo è uno dei caschi che mi ha colpito, quindi adesso al di là della grafica io ho provato, diciamo, l'ho provato come comodità e diciamo che per la mia testa è sicuramente una buona soluzione. Allora, cosa ha di particolare? Allora, innanzitutto che è un casco anche questo fatto con fibre composite, per cui fibre composite, e ha tutta la parte superiore che ha anche un rivestimento in fibra di carbonio. Non è un full carbon, il full carbon purtroppo costa di listino 1500 euro, poi sul sito ho visto che è in vendita su FC Moto a 1200, una cosa di questo tipo, però al di là di quello, come peso è un peso di, questa è una taglia L, è un 1630 grammi, e a differenza degli altri competitor, anche del Neotech 3 di Shuei, questo già integra nel peso anche la parte multimediale, per cui è già dotato di casse, collegamenti, cablaggio e tutto, e questo secondo me vuol dire tanto, nel senso che lo Shuei pesa di base una ventina di grammi in più, vado a memoria, mi sembra intorno ai 1650 per la stessa taglia, a cui vanno poi aggiunti il peso degli accessori, per cui eventuali casse interne, la parte elettronica e così via, mentre qui invece, diciamo, è già assolutamente tutto incluso. L'unica cosa che manca, che è un option in questo caso, è poi la possibilità di montare, poi lo vedremo perché l'ho acquistato, il kit dell'interfono che ha il comando qui, e poi abbiamo dietro la centralina con il tutto, però è a parte che richiede veramente pochi secondi, poi lo vedremo, però è come si può dire, un prodotto che è già integrato, per cui nel peso va tenuto presente. Sopra abbiamo diciamo, la bocchetta di areazione superiore che ha questo selettore, vediamo adesso cambio, vediamo di spostare la telecamera, vediamo se così si riesce a vedere meglio. Abbiamo questo che in realtà ha due posizioni. Dietro abbiamo, ed è la prima volta che Schuberth lo integra, l'estrattore dell'aria, non ho mai capito per quale motivo, era uno dei motivi per cui poi alla fine avevo sempre optato per altre marche, però ha finalmente un estrattore dell'aria. E poi, cosa che cercavo, che effettivamente mi ha intrigato parecchio, è la doppia bocchetta,
bocchetta superiore, quindi per aria che entra dall'alto, e bocchetta inferiore, dotata comunque di filtri sostituibili, come probabilmente avrete già visto in altri siti. Altra cosa carina è la visiera, poi vediamo, ha una particolarità. Seconda cosa è la visierina parasole, che io trovo decisamente interessante perché da un lato, diciamo, arriva molto in basso e io l'ho provato col mio naso che è normale, di dimensioni normali, non dà fastidio. Ha comunque questo, come si può dire, questo selettore, questa levetta, che risulta anche, secondo me, comoda. Poi magari nel tempo cambierò idea, però per il momento mi sembra comoda, molto morbida. Poi abbiamo come apertura, il meccanismo di apertura è diverso rispetto agli altri, perché anziché dover premere verso il basso bisogna premere verso l'alto e si apre. E fin qui niente di particolare. Cosa che però mi è piaciuta moltissimo è la memoria della visiera, vedete? La visiera rimane nella posizione in cui l'avevo lasciata, per cui ammettiamo di lasciarla così, apro il mio casco, lo chiudo, cioè scusate, lo apro, quando lo richiudo ritorna nella posizione in cui l'ho lasciato. È un qualcosa che ad oggi sembra che sia solo presente con i modelli Schubert. Altra cosa, la visiera è già dotata di pin lock, già installato tra l'altro, che ha ancora in questo caso solo, diciamo, la protezione. Poi andiamo a togliere, anzi questa possiamo anche già toglierla, quindi andiamo a togliere questa, ok, e poi in linea teorica dovremmo andare a togliere anche la protezione dalla pin lock, lo tolgo dopo. E per cui ecco, diciamo, secondo me è un gran bel casco. Poi anche a livello di finiture, non so se si vede dal video, però si capisce che è un casco premium. È un casco premium con un costo premium, nel senso che da quanto allora, di listino questa versione costa 799 euro. Mi rendo conto, anche io mi sono spaventato parecchio quando l'ho visto, è inutile nasconderlo, nel senso stiamo parlando comunque di costi abbastanza alti, però come si dice, poi in realtà ecco, questo io l'ho pagato, ad esempio era in offerta, l'ho pagato 570, una roba di questo tipo. Poi andiamo a vedere, però molto particolare, dentro interamente sfoderabile, ha un'imbottitura che eventualmente è possibile sostituire, per cui se poi diciamo, non vi trovate bene è possibile sostituirla, e Schubert mette a disposizione proprio dei kit di sostituzione dei cuscinetti interni. Ma non so cosa, ecco, altro da aggiungere non c'è molto, nel senso che io l'ho trovata molto particolare, quello che ho provato mi è piaciuto molto, poi non c'era di questa versione per cui alla fine l'ho ordinato online, altrimenti avrei preferito probabilmente acquistarlo in negozio come faccio di solito. Però purtroppo non era disponibile la versione bianca e blu con questa grafica, vabbè, diciamo, preferivo di questo colore. Poi vedremo come si può dire, la seconda parte di questo video, vediamo l'interfono e l'installazione del kit, vediamo se effettivamente è un qualcosa di veloce oppure no. Altra cosa che non abbiamo visto è quello che c'era all'interno di questo manualetto, per cui abbiamo una guida veloce, dove spiega a grandi linee quello che è il funzionamento e tutto quanto, e poi l'introduzione a quello che poi vedremo che è il sistema di interfono dedicato. E poi abbiamo le istruzioni di sicurezza. Quello che non ho capito è che in teoria dovrebbe esserci anche poi un link dove registrare, che comunque multilingua, ci dovrebbe essere un link poi dove, ecco esatto, dove poi registrare i 5 anni di garanzia offerti da Schubert. Sicuramente è una cosa comunque interessante. E trovate anche poi la parte dove descrive quello che è il materiale, come è fatto e così via, però niente di particolare. Bene.
L'SC2 di Schubert è in realtà un interfono prodotto da Sena o Sine, non so come si pronuncia esattamente. Io li utilizzo, ho scelto questo modello, anche il casco comunque sono stato un po', diciamo, condizionato dal fatto che il casco della mia compagna comunque utilizza un interfono della Sena e per cui ecco, anche per evitare di avere problemi o dover sostituire anche quello. Comunque alla fine diciamo che questo è il modello che interessava a me, l'SC2 è in realtà un Sena 50S, per cui il top di gamma di casa Sena, che ha 1 milione di funzionalità, tra cui la tecnologia Mesh 2.0 che garantisce, grazie, diciamo, installato soprattutto su questo casco Schubert, che integra non solo, diciamo, già gli altoparlanti e tutto, integra anche le antenne, l'antenna Bluetooth, l'antenna radio e l'antenna mesh, e questo garantisce comunicazioni con in teoria un numero illimitato di persone fino a 2 km di distanza, e questo sicuramente non è male. Comunque vediamo cosa c'è all'interno di questa scatola, che ricordo tra l'altro essere un prodotto non particolarmente economico, nel senso che di listino questo interfono singolo costa 370 euro, diciamo poco meno rispetto al 50S, perché nella scatola, come andremo a vedere, non c'è cablaggio, non c'è nulla, perché è già tutto inserito all'interno del casco. Abbiamo comunque il manuale utente, la centralina che è quella che deve essere montata poi sul retro, poi abbiamo il pannello di controllo di comando che ha una batteria all'interno. In realtà l'alimentazione è fornita interamente da questo blocco, da questa centralina, e poi sotto dovremmo avere quello che è il cavo di ricarica USB, ma questo tutto sommato non interessa a nessuno. Una batteria di scorta che penso sia una CR2016, 20, non vedo, comunque una CR20, 25, CR20, 2032, e poi abbiamo il microfono e le coperture classiche antivento. Andiamo a vederle, così giusto ne togliamo una. Vedete che in realtà non c'è nulla da fare se non poi quello di proprio montare semplicemente, c'è un jack, questo si inserisce nel casco e niente di più, per cui sotto quel punto di vista diciamo che, ecco, anche qui cosa carina, ha questi ganci che dovrebbero servire proprio a trattenere, diciamo, questa cuffietta paravento in modo sicuro, diciamo molto simile a quello che ho già sul mio Sena che uso sul casco, per cui vabbè, comunque questo abbiamo. Non penso che ci serva altro, nel senso che guardandolo così dovremmo avere tutto. Questo lo lasciamo qua sotto. Il cavo USB va bene, ok, è uguale per tutti, ne ho milioni in giro, per cui direi che tutto sommato, ecco, per un kit che costa 380-390 euro di listino, e comunque nel sito dove trovate poi il link in descrizione mi sembra sia messo in promozione in questo periodo sotto i 300 euro, è comunque una gran bella cifra, però ci può anche stare. Allora, qui abbiamo questo blocchettino che andiamo a montare, abbiamo il comando, ecco, vedete che non c'è altro, per cui adesso andiamo a prendere il casco. Io mantengo la sua cover, ecco, sotto. Allora, andiamo qui. In teoria c'è da togliere questo sportello, vedete? Si toglie con l'unghia e si dovrebbe sfilare senza particolari problemi. Questo si prende, lo si inserisce, perfetto. E nella sede, ecco, la cosa carina, vedete, non sporge molto, è una delle cose che io non amo molto dei caschi, è quando effettivamente sporgono. Qui tutto sommato mi sembra anche messo bene. Poi abbiamo la parte inferiore, il manualetto, e comunque spiega di utilizzare questo per togliere la protezione, esatto, quindi si toglie il coperchietto, vedete, e qui c'è la parte contatti e ci dovrebbero essere poi i due cavetti che collegano le antenne. Andiamo a vedere se riesco a toglierli.
in qualche modo. Allora, giusto così per non saperne leggere né scrivere, vediamo. Sì, ce la posso fare, sembrerebbe di sì, ecco. Allora, qui abbiamo i due connettori che dovrebbero avere anche due forme, andiamo a vederlo, così giusto per... Ok, allora vediamo questo, che è il blocchettino, dovrebbe avere due connettori con due forme differenti, proprio per evitare che si possano montare in senso contrario. Bene, quindi andiamo a togliere le protezioni che terrei da qualche parte e a questo punto andiamo a collegarli, il primo e il secondo. Ok, collegati sono collegati, a questo punto non facciamo altro che rimettere tutto così, dopodiché dovremmo semplicemente, almeno così c'era scritto, agganciare questo e il gioco è fatto. Vedete, ha questo blocco dietro che può sembrare anche antiestetico, però tutto sommato lo preferisco qui piuttosto che in questa posizione. E poi qui abbiamo la presa USB-C per la ricarica wireless, per collegarlo eventualmente al PC, per fare eventuali aggiornamenti dove, non so, il collegamento in wifi fallisse, per cui ecco, questo è. Poi, tanto che ci siamo, apriamo anche, ho sempre un po' paura, scusate, ma visto che alla fine è un kit che tra una cosa e l'altra costa 1000 euro, ecco, diciamo un po' meno di 1000 euro scontata. Allora, qui abbiamo uno sportello con un tappo in gomma che proprio riporta il simbolo del microfono e a questo punto in teoria questo dovrebbe essere inserito così, c'è proprio un jack, vedete, niente di particolare, lo si infila e si dovrebbe agganciare in qualche modo. Ok, agganciato e agganciato. Bene, diciamo che è collegato, a questo punto resta da togliere semplicemente il cavo della batteria, che comunque è sostituibile, sotto qui c'è, ma si può comunque sganciare la centralina. Ecco, la cosa carina di questo casco è che presenta anche queste scritte in giallo fluo che dovrebbero anche essere riflettenti, per cui con la luce dovrebbero riflettere e aumentare la visibilità in caso di viaggio. L'altra particolarità che ho scoperto, adesso poi vediamo il resto, è che nella grafica vengono riportate delle coordinate geografiche e queste coordinate sono effettivamente il luogo di produzione, che è in Germania. E originale l'idea, ecco, questo è così. Adesso proverò a collegarlo intanto al cellulare, giusto come per vedere se funziona tutto quanto. Allora, iniziamo a vedere l'accensione che è da dietro, va tenuto premuto. E a questo punto è acceso. Poi andiamo a vedere l'app. Per l'app è necessario, è sufficiente semplicemente andare a fare la scansione, viene riconosciuto, si fa semplicemente installa. Facciamo apri, va bene, parte, vabbè, chiede una serie di autorizzazioni, va bene, mentre consenti, accetto, impostazioni Bluetooth. Allora, normalmente si tiene premuto questo. SC2 2.1.
Ok, lo accoppiamo, lo lasciamo qua un secondo adesso. Ok, a questo punto in teoria è connesso. Questa è la versione 2.1. So che esiste anche una versione precedente, però ho messo al di là di quello, poi vedremo la parte hardware. Qui dovremmo essere a posto. Per cui vediamo. Quando compare, ok, perfetto. Assegnare un nome, in questo caso lo chiamo SC2 Flavia, non si sa mai. Ok. E qui abbiamo tutte le funzionalità, per cui in teoria dovremmo avere da un lato impostazioni del dispositivo con le varie opzioni. Ecco, questa è una cosa decisamente comoda. Andiamo a vedere. Perché non supportato? Non ancora supportato. Device Manager. Ok, l'ho fatto tramite PC. Va bene, pazienza, poi ci guarderemo. Il firmware è aggiornato. E torniamo indietro. Qui abbiamo la parte legata alla musica. Di musica non ne sento, ma va bene, poi ci pensiamo. La parte intercom, l'intercom può essere o di tipologia mesh oppure di classico intercom Bluetooth, per cui poi andrò a collegarlo. Poi abbiamo il telefono, va bene. Ok. Allora, ho collegato intanto il Bluetooth. La cosa particolare a cui non ero abituato è che effettivamente la qualità audio con le casse integrate così in modo, qui non so se si sente bassissimo. Una volta messo il casco effettivamente è uno spacco orecchie, si sente veramente molto molto bene, con una qualità davvero, forse il fatto di essere installato di fabbrica o di essere stato progettato proprio per questo tipo di impianto fa la differenza. Qui abbiamo il blocco, qui, sì, ok, quello del velo non ci interessa. Allora, primo momento direi che è tutto, poi farò delle prove e proseguirò nel video assemblandolo alla fine. Per il momento promette veramente molto molto bene. Va bene, allora vediamo qualche considerazione dopo 3 giorni di utilizzo intenso, per cui una bella 1000 qualcosa chilometri di strade normali di sterrati e soprattutto di sterrati, visto che ho fatto l'eroica quella in Toscana. E allora, cosa c'è da dire? Non c'è molto da aggiungere effettivamente. Allora, il casco è decisamente interessante. Io non ho riscontrato il problema, nel senso che molti dicevano, cioè ho letto prima di acquistarlo, che la visiera in realtà risultava molto leggerina, per cui tendeva a chiudersi automaticamente. Io devo dire che questo problema non l'ho avuto, anzi trovo sicuramente interessante il metodo di chiusura. Molto comoda la parte legata alla memoria, quindi quella di tengo la visiera aperta, apro il casco e poi lo richiudo. Quando ritorna nella posizione in cui l'avevo lasciato. Effettivamente io l'ho trovata molto molto comoda, molto interessante. La ventilazione sopra è di un altro livello, questo va proprio detto, perché diciamo che già con l'apertura singola al minimo, diciamo a prima posizione, l'aria entra e esce e sopra la testa lascia comunque veramente, si sente proprio l'aria che passa, che scorre, e l'ho trovato molto molto interessante questa cosa, comoda anche. E altre cose poi nient'altro. Sicuramente degno di nota è l'interfono. È vero che è una soluzione particolarmente costosa, però ha una qualità audio interna decisamente notevole. È vero, ha un bussolotto dietro che potrebbe risultare abbastanza fastidioso, però
A me onestamente non ha dato problemi neanche avendo un passeggero dietro, la mia compagna, mai sentito. Peso, allora 1630 grammi non sono pochi per un casco, però per un modulare effettivamente non sono neanche tantissimi. Io l'ho trovato leggero in testa, non so, sarà il bilanciamento, sarà tutta una serie di cose, ma devo dire che mi sono trovato molto molto bene. Considerate che l'ho usato per più o meno una ventina di ore, utilizzandolo per 8-9 ore al giorno. Veramente è un altro livello, non c'è niente da fare. La quantità di aria che entra già dalla parte così, cioè aprendo solo l'apertura superiore, è notevole, e con questo invece proprio si sente l'aria entrare, soprattutto anche con le moto, tipo io ho un GS e il cupolino comunque porta via molta aria, in questo caso comunque di aria ne entra e non è male. Poi vabbè, la ricarica della batteria onestamente dura, ho visto, penso 10-12 ore come dichiarato. Devo dire che è veramente un gran bel prodotto. In ogni caso vi lascio comunque il link in descrizione dove lo potete trovare ad un prezzo molto interessante. Se riesco a recuperare anche un coupon metterò anche quello, e per il resto niente, vi chiedo solita cortesia di lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e se vi avanza ancora qualche secondo cliccate su iscriviti, è totalmente gratuito e ci date una mano a crescere. Grazie e alla prossima.